Il progetto Life Carbomark era un progetto Life Ambiente, iniziato nel 2009 e terminato nel 2011. Il lead partner era la Regione Veneto e i partner Regione Friuli Venezia Giulia, Università di Padova e Università di Udine. Il progetto aveva lo scopo di migliorare le politiche nei mercati locali dei crediti di carbonio e in particolare dare finalmente un valore al servizio ecosistemico fornito dalla foresta, in particolare legato alla fissazione della CO2. E durante questo progetto è stato individuato dunque un percorso che ha permesso un coinvolgimento sia degli operatori forestali che facevano gestione forestale sostenibile, sia delle piccole e medie imprese che si rivolgevano al mercato volontario e che richiedevano o comunque avrebbero voluto trovare anche dei crediti provenienti da una gestione forestale locale o comunque di prossimità. Il progetto Carbomark ha portato alla realizzazione alla fine di un mercato volontario locale dei crediti di carbonio con la realizzazione di 6 aste e la partecipazione di 5 acquirenti che hanno acquistato dei crediti forestali da gestione forestale sostenibile, portando allo scambio di 660 tonnellate di crediti CO2 ad un costo di 35 euro a tonnellata. L'elemento vincente e anche più importante di questo progetto era che nell'ambito del mercato volontario si mettevano in collegamento proprietari forestali e piccole e medie imprese. I proprietari forestali avevano l'impegno di perseguire una politica di gestione forestale sostenibile, mentre le piccole e medie imprese si impegnavano a calcolare le proprie emissioni, a ridurle e infine a compensare una parte di queste emissioni con l'acquisto dei crediti. Elementi critici invece nell'ambito del progetto sono stati senza dubbio il coinvolgimento degli attori del mercato, in quanto gli argomenti erano piuttosto complessi e in più richiedevano un impegno effettivo anche a lungo termine. Altro elemento critico è sicuramente legato alla metodologia, in quanto è stato richiesto molto studio per individuare idonee misure legate all'addizionalità, alla permanenza, al calcolo dei crediti e anche una metodologia per la verifica successiva di questi crediti. Ulteriore elemento critico è il fatto che portare avanti un progetto di questo tipo e quindi un osservatorio a livello regionale richiede energie e risorse sia economiche che umane. Fin dall'inizio del progetto si è pensato alla replicabilità del progetto Carbomark e in particolare avevamo stabilito e individuato un documento idoneo per la replicazione del mercato Carbomark in altre realtà locali. Inoltre abbiamo partecipato attivamente con altri enti regionali a una possibile applicazione dello stesso mercato e avevamo partecipato al tavolo per la predisposizione della norma UNI 11646. Un ulteriore elemento di replicabilità che a mio avviso però non è stato adeguatamente sviluppato e che potrebbe essere invece molto interessante è l'utilizzo della metodologia Carbomark nell'ambito del calcolo dei crediti per il verde urbano, il biochar e i prodotti legnosi a lungo termine. Questi sono elementi interessanti, anche molto innovativi e che potrebbero trovare riscontro anche oggi.